Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Aspetta che raddrizziamo leggermente perché mi sentivo un po' in obliquo. Allora, oggi torniamo a parlare di NDE, parliamo di un NDE particolare, molto speciale, come ormai vi sto abituando nelle ultime NDE, perché vi sto portando alcune NDE che vi apriranno a nuovi settori, a nuovi campi. Quest'oggi parliamo di una NDE con guarigione, quindi un NDE che ha portato non solo il beneficio di vedere uno scorcio di al di là a chi l'ha subita o chi l'ha vissuta, se preferite, ma addirittura una guarigione da due malattie che l'avrebbero portata in tempi brevi alla morte. Andiamo a vedere cosa è successo. Di questa NDE sono stati fatti alcune rappresentazioni televisive, tra cui un vero e proprio film. Allora, partiamo dall'inizio. L'NDE è l'NDE che coinvolge una bambina di nome Annabelle Bean. E al momento in cui ovviamente avviene l'NDE è una bambina americana che vive a Dallas, in Texas, con la famiglia, la madre Christy, il padre Kevin e le due sorelle Abigail e Eddie. Intorno al 2006, quando aveva solo 4 anni, la bambina inizia a manifestare i primi disturbi, forti dolori allo stomaco, crampi addominali e accentuati gonfiori. È così che inizia il calvario di questa bambina, della giovane Annabelle Bean. I medici le diagnosticano una malattia rarissima, disfunzione intestinale e esofagea. Quindi aveva due disturbi, due malattie che piano piano si sarebbero occluse e avrebbero portato, ve la spiego ovviamente, la semplifico, che dopo non mi scriva il solito studente di medicina per chiarire le cose. A noi interessa poi di fatto quello che avvenne, però è giusto dire che queste malattie l'avrebbero portata alla morte prematura. Tanto che le diviene impossibile bere in modo naturale e normale, ma deve usare un apposito tubicino costruito per lei. Qui ovviamente la famiglia si dispera e finché non trova il dottor Samuel Nurko a Boston, famoso pediatra gastroenterologo, che dopo aver visitato la bambina gli dice che la bambina soffre non di una ma ben di due patologie, come vi ho appena detto: una pseudo-ostruzione cronica intestinale e un'ipomobilità antrale. Ecco che così soddisfiamo anche chi si intende di medicina e mi segue. Cosa succede? Verso il 2010, quando Anna Bean ha solo 8 anni, succede qualcosa di inaspettato. Un pomeriggio sta giocando con le sorelline e si arrampica su un grosso albero nel loro giardino, non in un piccolo albero, in un grosso albero. Si arrampica e sale molto in alto, nonostante le sorelline cerchino di indurla a recedere da questo suo intento, e sale quasi a 10 metri d'altezza. Improvvisamente un ramo cede mentre lei si sta arrampicando e la bambina cade a terra facendo un volo di 10 metri. Però non si schianta sul suolo, resta bloccata a testa in giù, o impigliata a testa in giù per circa 5 ore. Devono chiamare i soccorsi, non si riesce a raggiungere la bambina e i soccorsi, appunto, tra arrivare, liberarla, eccetera, passano 5 ore. Quello che non è chiaro è che la bambina batté la testa forte e si incastrò in questo incavo dell'albero, si incastrò nell'ultimo ramo battendo la testa e incastrandosi in questo antro proprio nell'albero, in questa concavità che si era creata naturalmente nell'albero, e quindi lì rimase
E quando i soccorritori arrivarono, ecco perché ci sono volute 5 ore, dovettero lavorare un bel po' per riuscire a liberarla. Nel frattempo preoccupavano le condizioni della bambina, che sembrava in stato di morte apparente, perché non dava segni di vita. Non è stato possibile verificare altro in quanto era incastrata dalla testa fino alla prima parte del busto all'interno di questo incavo. Cosa ci racconta Annabelle? Annabelle, una volta ripresasi, ci racconta che mentre giaceva incosciente, appunto, fece un viaggio meraviglioso in un luogo ultraterreno che lei ha identificato come il paradiso. E ci racconta: ho visto un cielo brillante, ho incontrato la mia bisnonna Mimì, che era morta da un paio di anni prima, e così ho capito che ero in paradiso. Ha detto durante un'intervista televisiva addirittura alla Fox News la bambina. Fortunatamente l'esperienza di premorte ha avuto una durata breve ed è stata rimandata velocemente indietro. Addirittura, dopo aver avuto questa esperienza, la bambina dice di aver visto Gesù, che teneva per mano una bambina. I suoi genitori ritengono che la bambina avesse visto una sorellina che era morta durante un aborto spontaneo prima che lei venisse al mondo, prima che lei fosse concepita. La bambina ricorda poco di questa NDE, ricorda queste due cose: di essere arrivata in questo posto meraviglioso, luminoso, verde, dove ha visto la bisnonna che le sorrideva e le veniva incontro, poi ha visto Gesù con questa bambina che la salutava e poi si è sentita risucchiare e tornare indietro, quindi dentro al corpo. Cosa succede? Che portata in ospedale, fatti gli accertamenti, la bambina ha cominciato a stare meglio. Nelle settimane successive è stata portata a fare delle visite di controllo e i medici hanno iniziato a levarle le medicine che prendeva. Non aveva più problemi a bere, a mangiare, a digerire e tutto. Fu riscontrato che era perfettamente guarita da queste due rarissime malattie concomitanti, fra le altre cose, perfettamente guarita come se mai le avesse avute. Anche eventuali cicatrizzazioni dell'esofago o dell'intestino alle visite e ai controlli medici successivi non comparivano più. Ed ecco che vediamo come in questo caso non solo l'NDE ha un effetto nel mondo spirituale, nel mondo trascendente, nella parte spirituale dell'essere umano, ma addirittura un effetto incidente che guarisce nel corpo fisico questa bambina. Cosa ne pensate di questa NDE? Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se ne avevate già sentito parlare, visto che è uscito anche un film, penso che l'abbiano proiettato anche in Italia, ma andrò a verificare, ne parleremo prossimamente. Mettete il like, condividete il video, mi raccomando sui vostri social, per voi è gratuito e a me dà una grande mano. Iscrivetevi al canale, che solo il 20% di voi è iscritto al canale. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!